Signore e signori, buonasera, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di Rollercoin. Oggi volevo parlarvi della sezione storage del sito. Questa è divisa in tre parti: Merge, Inventory e Collection, e per ricoprirla al meglio sarà divisa in tre video, uno riguardante i miner nei merge, uno riguardante le parti e l'ultima che parlerà sia di inventory che collection assieme. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarvi che se volete creare un account sul sito, in descrizione c'è un link per ottenere 1000 satoshi di bonus alla registrazione, oltre a supportare enormemente il canale. Allora, in questa prima parte ci focuseremo sui miner durante i merge, come funzionano le varie tipologie di miner e come capire quali miner mergiare e quali no. Quindi dal momento che siamo già in storage, più precisamente in merge, che è la pagina di default che si apre, possiamo vedere che questa è divisa in due sottosezioni, miners e parts. Nella sezione miners potremo mergiare i nostri miner e crearne di nuovi, mentre nella sezione parts, che vedremo nel prossimo video, si possono mergiare le parti che abbiamo per ottenerne di qualità superiore. A breve capiremo perché ci serviranno parti di diverse qualità. Nella sezione miner, quindi, partendo dall'alto, vediamo una barra di inventario in cui sono elencate tutte le parti che abbiamo, divise per qualità, mentre sotto abbiamo la lista delle ricette dei merge. Qui possiamo cercare uno specifico miner, grazie a questa barra di ricerca, o ordinare le varie ricette per livello, energia o data di aggiunta. Ora, prima di capire come funzionano i merge, è bene parlare prima delle varie qualità dei miner presenti sul sito. Queste sono Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary e Unreal. Ad ognuna di queste è anche assegnato un colore che state vedendo ora a schermo. E ora che sapete tutte le varie qualità di cui possono essere i miner, vi starete chiedendo: interessante, ma io che miner ho e come ottengo? Cosa hanno di diverso i miner di qualità superiore? Beh, è molto semplice. Come prima cosa rispondiamo alla domanda di che qualità di miner avete. Tornando alla mia stanza, infatti, potete notare come molti dei miner, ad esempio questo, abbiano un piccolo rettangolino colorato su di essi. Questo vuol dire che essi sono di quella qualità. I miner invece, come questo qua sotto, che non hanno nessun rettangolino o etichetta su di essi, sono tutti miner di livello comune. Invece in altre parti del sito, come ad esempio il marketplace, la rarità del miner è scritta prima del nome. Come possiamo vedere qua, questo è un Uncommon Aurum. Se invece non è scritto nulla prima del nome, come ad esempio in questo miner Roller Future, significa che questo è un miner di qualità comune. E questo è come capire quali miner abbiamo e quali miner stiamo vedendo nelle varie sezioni del sito. Invece, per capire come ottenere miner di qualità superiore, e anche perché è bene avere questi miner, dobbiamo tornare nella sezione merge, perché tutte queste ricette che stiamo vedendo ci permettono di mergiare miner di qualità inferiore per ottenere lo stesso miner di qualità superiore, come scritto nelle componenti. Ad esempio, per questa ricetta sono richiesti 2 roller arc common e otterremo un roller arc uncommon. Ma per completare queste ricette, oltre a 2 miner di qualità inferiore, avremo bisogno di un certo quantitativo di ogni parte, hashboard, wire e fan, della stessa qualità del miner richiesto. Come potete vedere, il numero di queste parti è sempre elencato nella ricetta. Infine, per completare il merge, sarà indicato in basso, più precisamente qua, il cost in RLT per effettivamente fare il merge, dal momento che questi sono immediati ed il nuovo miner sarà direttamente presente nel nostro inventario. Però, come avrete sicuramente notato, c'è un'altra parte della ricetta, level, power e bonus power, di cui non ho ancora parlato. Questa sezione mostra l'energia ed il bonus power che genererà il vostro nuovo miner rispetto a quello che state mergiando. A sinistra, in grigino, vedete le informazioni del miner che andrete a utilizzare, mentre a destra, in azzurrino, potete vedere le nuove statistiche del miner che otterrete, mentre il livello qua in alto è semplicemente il livello del miner che userete e il livello del miner che otterrete. In questa sezione, quindi, potete vedere le statistiche dei miner che state utilizzando per il merge e le statistiche del nuovo miner che otterrete, in modo da decidere se questo merge vi interessa o meno. Come potete notare, la lista di merge infine viene ordinata dopo aver applicato eventuali filtri che avete impostato, presentandovi all'inizio i merge che potete fare perché avete tutte le componenti necessarie, e poi via via tutte le altre ricette, da quelle con più componenti necessarie di cui siete già in possesso, come in questo caso, a quelle con meno. E come potete vedere, le ricette che potete fare hanno a fianco del pulsante merge un pulsante con 2 viti che, se cliccato, vi farà vedere in una nuova finestra in modo più chiaro ed esplicativo tutte le componenti che verranno utilizzate in quel merge. Questo pulsante è l'unico presente nelle ricette che non potete completare.
e, se cliccato, avrà nella lista delle componenti il prezzo iniziale di cui sono in vendita nel market e un pulsante per portarvi direttamente alla loro pagina di acquisto, in modo da acquistarle più velocemente. Se le parti di cui avete bisogno però non sono in vendita, invece di questo pulsante sarà presente una scritta sold out. Bene, ed ora che abbiamo capito come funzionano nel dettaglio i merge, è bene capire le categorie di merge in cui si dividono i miner e come trovare i miner migliori da mergiare. Per fare questo, prima di tutto bisogna capire due gruppi in cui sono divisi i miner su Rollercoin, che sono miner con qualità common con bonus power e miner qualità common senza bonus power, cioè miner che dalla qualità base danno o meno una percentuale di bonus alla vostra energia totale. Ma perché è bene conoscere questa divisione? Perché nei merge le statistiche dei miner che crafteremo saranno estremamente influenzate dal loro gruppo di appartenenza, e questo ci porta ad elencare le tre categorie di miner che si possono ottenere dai merge: quelli che derivano da miner senza bonus power e quindi ad ogni merge ottengono una maggiore quantità di percentuale di bonus, quelli che derivano da miners che hanno già una bonus power e quindi ad ogni merge ne guadagnano pochissima, e di miner che nonostante a qualità common presentino già una percentuale di bonus, se ne fregano di queste regole ed aumentano di molto la loro percentuale di bonus ad ogni merge. Bene, ed ora che abbiamo visto sia come funzionano i merge e capito le diverse categorie dei vari miner, è tempo di capire come decidere quali miner mergiare e quali no. Piccola nota iniziale: ovviamente non esistono dei merge sbagliati ed altri giusti, tutto dipende sempre dalla situazione in cui ogni giocatore e cosa vuole ottenere dai propri merge, se più corrente, bonus o ripulire l'inventario dai duplicati, in modo da ottenere il massimo bonus possibile. Fatto questo disclaimer, vediamo delle linee guida che dovrebbero aiutarvi a scegliere con più saggezza le vostre prossime mosse. Per i giocatori che cercano di ottenere più energia dai loro merge non ci sono grandi restrizioni o dettagli a cui fare attenzione. Infatti, bene o male, tutti i miner aumentano dalle 2.5 alle 3 volte della loro energia totale ad ogni merge, quindi le cose che si devono controllare sono il numero di parti necessarie ed il prezzo dei miner, perché non avendo altri obiettivi oltre l'energia potete prendere in considerazione sia miner che iniziano con bonus sia miner che iniziano senza bonus. Quindi da una ricerca sul mercato di due miner che rispettino il vostro budget ne controllate l'energia che guadagnano dalla loro ricetta, inserendo il loro nome qua sopra. Ad esempio, se voglio cercare il Rust Runner, scrivendo semplicemente Rust mi viene presentata la lista di tutte le sue ricette per i merge. Oltre a questo, controllate il costo totale delle parti che dovete acquistare per fare il merge, il costo del merge in sé, e prendete le vostre decisioni. Ovviamente sarà molto più probabile che andrete ad acquistare e mergiare miner che non hanno un bonus a livello common, dal momento che a parità di energia questi hanno un costo assai minore, sempre nel caso dobbiate comprarli e che non li abbiate già nel vostro inventario. Per i giocatori invece che vogliono aumentare la loro percentuale di bonus power totale, il discorso è un po' più complicato. Infatti, probabilmente per aumentare velocemente il vostro bonus avrete l'inventario pieno di miner common che danno una percentuale di bonus. Bene, mergiare questi miner sarebbe un enorme spreco di parti però, per ottenere praticamente la stessa quantità di bonus aggiuntiva. Infatti, prendendo come esempio il Dream Demolisher 3000, possiamo notare come il suo bonus dal livello base di 2% salga solamente 2.1% a livello uncommon, 2,21% a qualità rare, 2,32% ad epic, 2,43% a legendary e 2,55% ad unreal. Questo aumento di percentuale è ridicolosamente basso, infatti è molto più conveniente comprare uno o più miner con circa la stessa quantità di bonus totale che effettuare questi merge. Per rendere ancora meglio l'idea, guardiamo Nook, un altro miner molto comune che inizia con una bonus power dello 0,5%. Come possiamo vedere dalle ricette, a livello uncommon arriva a 0,53% di bonus power, a qualità rare arriva a 0,55% di bonus e così via fino ad arrivare a un misero 0,64% di bonus power a livello unreal, che è praticamente nullo specialmente considerando i costi del merge. Quindi se state mergiando per ottenere più bonus, è bene concentrarsi su dei miner che non hanno power iniziale. Infatti ci sono miner come le serie dei Merge Edge ottime all'inizio, che aumentano molto più velocemente di bonus con costi bassissimi, sia di parti che di miner, oppure altri miner che costano sempre molto poco, come il Chattanooga Chu, che avrò sicuramente pronunciato male, miner che costa meno di un RLT a livello base ed arriva a ben 0,55% di bonus a livello uncommon, e da rare arriva già a 1,66% di bonus power, valori del tutto nella media per questa categoria di miner. Insomma, avete capito il punto: i miner che danno dall'inizio bonus power sono buoni da avere, ma non da mergiare. Guardate
Andate quindi nelle ricette quelli che non ne hanno e vedete quali sono i più economici e convenienti per massimizzare la vostra percentuale di bonus. Però una lancia in favore dei miner con bonus power va spezzata. Infatti, se nel caso ne abbiate più di uno, vi ricordo il fatto che il loro bonus non viene sommato, ma assegnato una singola volta. Perciò, per esempio, se avete 3 Nook, conviene tenerne uno a livello base e mergiare gli altri due per ottenere quel 0,53% di bonus in più, che per un miner uncommon è comunque una quantità nella media. Ma se già si vogliono mergiare 2 Nook uncommon per farne uno rare, a meno che non si sia super ricchi, è bene spendere i propri RLT e parti in altro. Bene, chiarite tutte queste cose, è tempo di parlare dell'ultimo tipo di miner, quelli che nonostante abbiano un bonus power a livello comune, ne guadagnano comunque tanta dai merge. Questi miner, se li trovate, sono il migliore investimento e materiale di merge, per ovvi motivi. La quantità di energia che ottengono dai merge non diminuisce ed un bonus maggiore non fa mai male. Un ottimo esempio di questo tipo di miner è il Pioneerica 19, che temo salirà di prezzo dopo questa buona pubblicità che gli ho fatto. LOL, vabbè, non importa. Come potete vedere, già a livello uncommon ottiene 0,65% di bonus power in più e quasi 3 volte la power, per non parlare delle poche, relativamente, parti necessarie al craft. A livello rare questi numeri sono ancora più convenienti e così via. Quindi, se trovate questo tipo di miner dovrebbero essere la vostra prima scelta per fare i merge. Non hanno lati negativi ed è tutto di guadagnato. E questo finisce la parte relativa ai miner dei merge. Come ho detto ci saranno altri 2 video a riguardo, uno sulle parti ed uno su inventory più collection. Io vi ringrazio tantissimo della visione, se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin ed ottenere 1000 satoshi di bonus, oltre a tutti i miei link social. Vi auguro una splendida giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!